Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi uno degli strumenti più utili che potete comprare e che potete utilizzare per il vostro fai da te. Sto parlando di una chiave dinamometrica. La chiave dinamometrica è molto utilizzata e soprattutto utile nel caso in cui dobbiamo stringere dei bulloni a una determinata coppia di serraggio. Anche se nei manuali d'officina ovviamente loro mettono le coppie di serraggio per qualsiasi bullone, adesso non è che lo utilizziamo proprio dappertutto. Ad esempio stringere i bulloni alle viti che tengono le ruote della moto, conviene sempre utilizzare una chiave dinamometrica. Perché? Perché ci dà la sicurezza di aver stretto il bullone alla giusta coppia di serraggio e soprattutto ci dà anche la sicurezza di non stringere troppo, perché anche stringere troppo ovviamente non va bene. Questa chiave dinamometrica qui ha una possibilità di coppia di serraggio da 10 a 110 Nm, che significa che il suo lavoro lo fa più o meno a metà strada, quindi diciamo tra 60 e 80-90 fa il suo lavoro come deve. Non andiamo a prendere gli estremi, cioè 10 e 110, perché come vi ho fatto vedere in altri video ci sono chiavi dinamometriche che hanno un range molto più basso o anche molto più alto di questo. Questa chiave dinamometrica è della Vampo. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. In descrizione trovate un sacco di link utili per il noleggio a lungo termine, per la chiave dinamometrica, per un sacco di cose, quindi consultate i link in descrizione. Andiamo a scartare tutto. Come per le altre chiavi dinamometriche della Vampo che ho recensito, hanno una custodia sempre ben fatta. Solitamente dentro hanno già un pacchetto abbastanza completo di accessori. Vediamo com'è all'interno e che cosa abbiamo. In dotazione ci danno tutti i vari adattatori, quindi abbiamo adattatore da 1/2, adattatore da 3/8 e un altro adattatore, questo qui è una prolunga da 1/4. Chiave dinamometrica parte con 1/4. Da qui poi possiamo attaccare tramite il tastino dietro e serrare il nostro inserto. Possiamo inserire sia la prolunga che tutti gli altri inserti. Possiamo inserire questo oppure quest'altro adattatore. Ben fatta, anche le altre vanno fatte allo stesso modo. Molto fluido anche il blocco, è sia destrorsa che sinistrorsa, quindi molto utile anche questa cosa qua. Bella pesante anche, molto bene. Una cosa fondamentale è che qui la misurazione è finalmente in newton metri, molto molto comodo. Qui in fondo si può togliere questo e all'interno c'è la molla per le eventuali registrazioni. La teoria vuole che una volta al mese o una volta ogni 2 mesi la chiave dinamometrica venga riregistrata. Una volta che abbiamo deciso la coppia di serraggio, lasciando questo fermo riusciamo a bloccarlo e siamo a posto. Le chiavi della Vampo mi piacciono un sacco, le avevo già recensite. Andiamo a provarla così vediamo come funziona, come si utilizza e che cosa succede quando arriviamo alla giusta coppia di serraggio. Bene ragazzi, allora ho preso la chiave dinamometrica, l'ho settata, adesso ho preso una cifra ipotetica, 50, ok? Quindi ho girato finché non sono arrivato a 50 Nm. Ho montato la prolunga, così, ho messo l'inserto per avere l'attacco più grosso e quindi la inserisco in qualsiasi bussola con lo stesso attacco. Vado a provare a stringere così vediamo l'effetto che fa. Quando arriva la coppia di torsione, è questo l'effetto che fa. Mi raccomando, quando stringete non andate a fare questo. Questa cosa qui non serve assolutamente a niente e vanifica tutto il lavoro che noi facciamo con la chiave dinamometrica. Per le ruote dell'automobile probabilmente questi bulloni qui vanno stretti forse a 100 Nm, 110, dipende. Generalmente avremo bisogno della chiave dinamometrica che arriva fino a 200, di solito è tra i 50, 80 e 200, e allora avremo i 110 Nm disponibili. Non posso tirare, come vi dicevo prima, fino a 110 Nm perché comunque non sarebbe precisa. Spero di essere stato utile. In descrizione ovviamente trovate i link per la chiave dinamometrica e tanti altri link utili, mi raccomando. Condividete i video, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sui social. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!